Bentornati su Segreti Turchi. Spero che stiate passando una giornata splendida, perché oggi vi porto dentro un retroscena che, credetemi, toccherà molti di voi nel profondo. Parliamo di qualcosa che spesso ignoriamo, che sembra minuscolo, quasi un'inezia, ma che, quando si ripete più volte, smette di essere una distrazione e diventa un segnale. Oggi scioglieremo il filo di una frase che rimbalza nei corridoi del set, nelle stanze silenziose degli uffici di produzione e nei messaggi sussurrati tra amici fidati. L'errore continuo non è una coincidenza. Non lo dico io, lo dice chi, in questi giorni, ha messo in guardia Khan. Sì, avete capito bene, secondo Demeta, e lo ripete anche come un mantra Demeta K. L'errore che torna e ritorna non è mai casuale. E mentre lo sussurra, gli occhi di chi ascolta vanno subito a due nomi che amiamo. Bar Arduk ed Elçin Sangu. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi a Segreti Turchi e di attivare la campanella. È il modo migliore per non perdere nemmeno un battito di queste storie che ci fanno tremare il cuore. Immaginate la scena. Un progetto in corso, una produzione con aspettative altissime, un servizio fotografico che dovrebbe lanciare una nuova immagine, o forse una trattativa cruciale per una serie in cui i ruoli, i tempi, i contratti sono fili sottili che tengono insieme un intero destino. Si lavora fino a tardi, si corregge una frase, si rifà una prova, si rivede un dettaglio. Eppure, c'è qualcosa che si incastra sempre nello stesso punto. All'inizio si pensa, capita, uno scivolone, un attimo di stanchezza. Poi ricapita. E ricapita ancora. È lì che, raccontano, è arrivata la voce ferma di Demeta K, l'errore continuo non è casuale, avrebbe detto. E quel sussurro si è diffuso come un'onda, arrivando fino alla porta chiusa di una sala prove dove Bar Arduk ed Elçin Sangu stavano ripassando un copione, guardandosi negli occhi e chiedendosi cosa, esattamente, stessero dimenticando. Ma cosa c'è dietro a quella ripetizione che graffia? Nessuno qui parla di sciagura o di sfortuna. Chi vive di set, luci e silenzi sa che, se inciampi sempre nella stessa mattonella, non è il destino a volerti male, è un segnale. Qualcosa non è compreso fino in fondo, o magari si insiste con una soluzione che non c'entra nulla con il problema. Oppure, e questa è la parte che fa venire un brivido, ci si muove seguendo convinzioni che non ci accorgiamo nemmeno di avere, automatismi, abitudini. E così, senza volerlo, ripetiamo le stesse azioni, le stesse parole, gli stessi errori. Nel mormorio che circola tra gli addetti, si dice che Dimet abbia visto questo schema, e che l'abbia visto con la lucidità di chi vuole bene, ma non ha paura di dire la verità. Perché quando Dimet mette in guardia Khan, non sta solo puntando il dito, sta indicando una strada da cambiare. Pensate a K, così lo chiamano tra le persone più vicine, dicono. K entra in una stanza e tutti fanno silenzio, non per timore, ma per rispetto. È abituato ad affrontare una sfida con la stessa grinta di sempre, quella che gli è valsa molti applausi. Eppure, lo schema che ha funzionato ieri non è detto che funzioni domani. E se le circostanze cambiano, ma la risposta resta sempre quella, non è la vita a essere ingiusta, è la strategia a essere stonata. Qui, tra i passaggi più sussurrati, entra in scena KH, un'etichetta con cui qualcuno, parecchio tempo fa, indicava il suo modo di prendere decisioni rapido e incisivo, senza margine di esitazione. KH era efficiente, sì, ma quando cambia lo scenario, restare incollati all'efficienza di ieri significa inciampare domani. In tutto questo, c'è Elçin Sangu. Non la Elçin da copertina, non la diva che campeggia sulla facciata dei cinema, ma la donna che ha imparato a leggere i momenti, i ritmi, i respiri. Lei ascolta. Osserva un dettaglio che si ripete. Non parla per ferire, parla per spostare una prospettiva. E allora, nel racconto che è trapelato come una goccia sotto la porta, si dice che una sera, tra luci già spente e passi leggeri, Elçin abbia affrontato la questione con la calma di chi sa che l'amore e il lavoro hanno lo stesso bisogno. Non afferrare, ma capire. C'era Ken, in quell'angolo, dicono. C'era chi guardava l'orologio,
Chi fingeva di riordinare, chi tratteneva il fiato. Perché quando una verità arriva, non ha bisogno di urla, si siede e aspetta di essere ascoltata. La verità era questa: l'errore che si ripete non è un inciampo isolato, è un eco. Dimet lo sa, ed è per questo che prova a tirare fuori Khan da quel pilota automatico che risolve i problemi senza capirli. Lei gli sta indicando lo schema, la traccia invisibile. Una frase rigida che torna nelle interviste, un atteggiamento che in passato funzionava ma ora ferisce, una scelta di tempi che sfasano la sintonia con chi hai davanti. Non parliamo di colpe, ma di sintonie fuori posto. È facile non accorgersene, perché cambiare fa paura. Ammettere che si sta sbagliando non una volta, ma tante, vuol dire mettere mano a ciò che si è sempre fatto, vuol dire reimparare. E reimparare costa. È qui che la storia si fa umana. Perché non c'è niente di più umano che aggrapparsi a ciò che si conosce. È come usare un martello su una vite, con abbastanza ostinazione, sembra quasi che funzioni, finché non ti accorgi di aver rovinato il legno. In questo momento, Bar Arduk ed Elchin Sangu non sono statue di cera, sono due persone che cercano la frequenza giusta, tra set affollati e attese silenziose. Quando Dimet parla, non fa la maestra, fa l'alleata. Quando Demeta parla, gli occhi corrono a Khan. E quando Demeta K afferma che l'errore continuo non è casuale, non sta giudicando, sta chiedendo di guardare con altri occhi. C'è anche un'altra trappola, e chi bazzica i backstage la conosce bene, la resistenza al cambiamento. Se hai trovato una formula che ti ha salvato la vita, la ripeti. La ripeti perché dà sicurezza. Ammettere che quella formula non va più bene è come rinunciare a un'armatura. Ma le armature pesano, e alla lunga stancano il cuore. Elchin lo sa. Dice poco, ma quando dice apre finestre. Non si tratta di vincere, si tratta di ascoltare il ritmo dell'altro. E se quel ritmo è cambiato, bisogna cambiare passo. E poi gli errori nascono da ipotesi sbagliate. Lo sapete anche voi, quanto spesso diamo per scontato cosa pensa l'altro. Quanto spesso supponiamo di sapere come andrà una scena, un incontro, una parola. Se l'ipotesi è sbagliata, la decisione lo sarà di conseguenza. Qui, la voce di Dimet si fa quasi una preghiera, rimettere in discussione le premesse. Forse l'ostacolo non è lì dove guardiamo. Forse la domanda non è come faccio a far funzionare questa soluzione, ma perché continuo a usare questa soluzione per un problema che è cambiato. È il tipo di domanda che smonta intere abitudini e richiede coraggio. C'è anche il fattore della distanza. A volte, quando si è immersi fino al collo, non si vede nulla. Quello che a un esterno pare evidente, a chi è dentro sfugge completamente. È per questo che avvisi come quello di Demeta, di Dimet, valgono oro, sono lo sguardo dalla balconata quando tu sei nel mezzo del palcoscenico accecato dai fari. Dal corridoio, qualcuno ha sentito dire, fermati. Guarda dove ricadi, non dove vuoi arrivare. È una frase che sembra scritta addosso a chi ha fretta di dimostrare, di difendere, di arrivare a un finale perfetto. Ma i finali perfetti li scrive solo la pazienza. C'è chi dice che K abbia sempre vissuto con una mentalità tutta d'un pezzo, si nasce con certe capacità, si mostrano, e se qualcosa va storto, significa che non si è all'altezza. Con una mentalità così, ogni errore diventa un fallimento personale, e ogni tentativo nuovo un rischio di cadere. È un muro alto, quello della paura, e spesso lo si scambia per prudenza. Ma Elchin, con il suo modo di girare intorno a un ostacolo invece di sbatterci contro, rappresenta l'altra strada. La mentalità della crescita non nega l'errore, lo usa. Lo tocca con delicatezza, lo analizza, lo trasforma. E lo fa senza puntare il dito. E allora cosa si fa quando ci si accorge che si gira in tondo? La prima cosa, dicono, è ascoltare l'avvertimento. Se una persona come Dimet te lo dice più volte, non è perché vuole avere ragione. È perché ti ha visto inciampare e ti tende la mano. Riconoscere il disegno, poi, richiede una pausa vera.
Un respiro lungo. Chiedersi, perché lo sto facendo ancora? Qual è la convinzione che sto difendendo? Sto applicando la strategia giusta al problema giusto? Qui, qualcuno giura di aver visto Bare ed Elchin fare ciò che le coppie forti sanno fare, farsi domande senza accusarsi. Lui con la schiena dritta, lei con il viso aperto, e in mezzo un tacito accordo, niente più automatismi. Raccogliere dati, persino su se stessi. Può sembrare freddo, ma non lo è. Annotare quando accade, in quale contesto, cosa si è detto un attimo prima. È quello che fa un detective, ma anche un attore quando si riascolta, perché quella battuta non scivola. Perché quel gesto, ripetuto 1000 volte, oggi suona falso. Da questa raccolta nasce l'azione nuova, quella che rompe la spirale. Forse significa cambiare orari, forse riscrivere un copione, forse chiedere consiglio a un occhio esperto. Chi ha sentito, dice che nel cerchio di Dimete Khan questa parola sia stata pronunciata piano ma chiara, cambiare prospettiva. Nel contesto di Dimete Khan, l'avvertimento non suona come un'ultima chiamata, ma come un invito. Se Dimete insiste su un errore ricorrente, è perché pensa che KH, quel modo di fare, quel riflesso, abbia bisogno di un altro punto di vista. Forse c'è troppa fame di risultato e poca cura del processo. Forse si agisce di slancio quando servirebbe un passo studiato. E intorno a loro, nel silenzio che segue le verità, c'è Elchin che mette una mano sul tavolo, non per fermare ma per stabilizzare. Non c'è dramma urlato, c'è una determinazione calma. Volete sapere ciò che rende questa storia più grande di una stanza e di un momento? È che ciò che vale per loro vale per tutti. Nelle relazioni, nel lavoro, nello studio, perfino nelle abitudini con cui trattiamo il nostro corpo. Se inciampiamo sempre allo stesso modo, non è il caso a guidarci, è una mappa da ridisegnare. Pensate alla tecnologia, se un software ha un bug che torna, gli sviluppatori non si arrendono dicendo è solo un bug. Cercano il motivo, smontano, correggono. E noi, con i nostri gesti e le nostre frasi, dovremmo essere altrettanto seri. La chiave è tutta qui, consapevolezza e disponibilità a cambiare. Se ammetti che l'errore non è un colpo di sfortuna ma un segnale, allora inizi a sciogliere i nodi. Non succede in un giorno, e fa male a volte, ma poi succede la cosa più bella, smetti di frenarti da solo. Una sera, chi era presente racconta che, dopo un lungo silenzio, Bararduk abbia sorriso non per nascondere, ma per accettare. Che Elchin Sangu gli abbia risposto con un sorriso diverso, quello che dice ci sono. E chi ha scritto queste pagine tra le righe giura che, in quell'attimo, la ripetizione ha perso potere. In definitiva, l'avvertimento di Demetan sull'errore continuo non somiglia a un rimprovero, è un invito a sedersi, guardarsi negli occhi e dire, da dove ricominciamo? Ci sono radici da trovare, cause da mettere alla luce. Che si tratti di una cecità temporanea, di una resistenza caparbia, di presupposti sbagliati o di una mentalità che si è indurita, riconoscere l'origine è il primo passo per uscire dal labirinto. Come Khan, ognuno di noi può fermarsi, prendere sul serio il segnale e spostare il peso su un passo nuovo. E adesso tocca a voi, famiglia di segreti turchi. Raccontateci, avete mai vissuto una di quelle spirali in cui l'errore torna come una vecchia canzone? E come ne siete usciti? Vi leggo, vi ascolto, perché da queste storie impariamo tutti. Se questa immersione nel non caso dei nostri inciampi vi ha toccato, lasciate un grande like, condividetela con chi ha bisogno di sentirsi dire che no, non è tutto scritto, e soprattutto iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche. Il vostro supporto è la nostra forza, ci permette di restare accesi, di cercare le verità tra un ciak e l'altro e di portarle qui, dove i nomi che amiamo diventano specchi in cui riconoscerci. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video. Fino ad allora, ricordate, se un errore insiste, non è la fine, è un messaggio. E sapere ascoltare, come ci insegnano Bararduk ed Elchin Sangu, è già l'inizio del cambiamento. E quando le luci si abbassano e la città si fa più silenziosa,
Immaginate quell'ultimo scambio di sguardi. Non c'è bisogno di parole altisonanti. Basta un cenno, una risata rotta, il coraggio di dire io ho capito. In quel momento, l'eco perde forza, perché qualcuno ha avuto la pazienza di seguirla fino alla sua sorgente. È lì che la storia si riscrive. È lì che il domani comincia davvero.